Ciao a tutti amici, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, non so quando state guardando il video, ma sono da Musica Nova, sta capitando sempre più spesso dagli amici di Musica Nova, Rino, la sua famiglia, quando ci vediamo qui abbiamo sempre così qualcosa da raccontarci, sta nascendo anche un rapporto d'amicizia, no? Come succede spesso in queste situazioni dove nei negozi si sta insieme, si chiacchiera di tastiere, ma anche di vita, no? Io oggi sono arrivato qua e ho visto questo tanto. Io ho già fatto un video sull'Oasis, se volete andarvelo a vedere. Questo però è la versione 88 ed è uno strumento veramente mostruoso. Cioè, nel senso che qui il discorso è un po', va un po' al di là della questione semplicemente di che cosa faccia questo strumento, che è una cosa importante perché, voglio dire, è fondamentale per chi dovesse aver voglia di acquistarlo. Questo, tra l'altro, è qui da Musica Nova, credo che abbia anche un prezzo ragionevole, no? Per lo strumento che quando è uscito era l'apocalisse economica. Adesso è una cosa che si può affrontare. Uno dice, vabbè, ma cosa l'affronto a fare? Un barcone così? Sì, sì, ok, siamo d'accordo, dipende da che cosa dovete fare. Se vi serve in studio, per esempio, può essere interessante, o se avete una condizione live che vi permette di metterlo a disposizione. Qui la questione è più che altro di carattere sonoro, a parte che questa è una scheda audio e la qualità è assurda, veramente assurda, quindi anche i suoni che magari non sono gli stessi delle nuove generazioni, anche se già qui eravamo dentro al concetto di motori che poi è venuto fuori con Kronos e tutto il resto, ma qui siamo agli albori, siamo nel momento di, come dire, di cambiamento, no? Quando da quelle precedenti, quindi tutta la parte di Triton, di Trinity prima e tutto il resto, siamo passati a questo mondo qua. Io me lo ricordo bene perché la usava Hancock, Herbie Hancock, e quindi tutti eravamo lì ad ascoltare queste cose pazzesche. Pazzesche veramente, perché poi voglio dire, qui si va da questo, si va chiaramente a
piani elettrici che comunque sono belli, no? Poi c'è questo screen molto comodo, touch. Cioè, questo è il classico esempio di una cosa dove, senza avere 800 layer dinamici, aver costruito il suono con abbondanza di campioni e tutto il resto, comunque si raggiunge un livello altissimo di suonabilità e di musicalità delle cose. Poi dico sempre la stessa cosa, parlo sempre in termini musicali come se il concetto fosse sempre quello di favorire l'aspetto sonoro rispetto a quello tecnologico. Non è esattamente così, a parte che qui dal punto di vista tecnologico era avantissimo, c'era dentro Karma, ci sono tutte quelle cose che io non so utilizzare, ma che comunque hanno la loro importanza. Ci sono gli sliders, è tutto estremamente bello, serio, ben costruito, cioè si percepisce proprio una qualità mostruosa da tutti i punti di vista. Ma al di là di quello, qui qualsiasi cosa si vada a toccare, anche se sentite i gradini, no? Però lo so già, in un contesto musicale, poi questa cosa qua, un po' come succedeva negli anni passati, non si nota, perché c'è una questione proprio di sound design fatto da gente veramente che ci capisce e anche di effetti, che sono gli effetti che ci sono all'interno di queste macchine, sono impressionanti. Sono a livello dei multi-effetto quelli che si usano in ambito professionale, no? Quindi non c'è dentro l'effettino tanto per accompagnare un suono di sinto, di pianoforte, cioè qui ci sono le cose fatte in un certo modo e si sente. A parte che la tastiera è bellissima, tra l'altro. Qualsiasi cosa è divertente. Poi ci sono gli organi, che chiaramente, vabbè, non ci si può aspettare. Sono quegli organi lì. Ci sono anche quelli storici dell'M1, queste cose qua, ma insomma qui sono belli quelli che non c'entrano niente. Questi sono pazzeschi. Vedete la complessità generale di tutto, no? È bello, proprio è tutto bello, non c'è niente da fare. Ecco, questo è un classico esempio. Queste cose qui, che sono chiaramente miliardi, ce ne sono tanti. Adesso sta cosa del ce ne sono tanti sta diventando... Mi prendono in giro degli amici. Tutti questi campanelli sembrano stupidate. Ma in realtà in fase di arrangiamento, quando si vuole comunque dare un sound a un brano, a qualcosa che si sta producendo,
queste cose hanno una qualità tale per cui messe dentro un arrangiamento arricchiscono tantissimo. Questa cosa qua è importante. Le tastiere che suonano non così bene, poi non fanno quell'effetto lì, non danno quel risultato quando si lavora, ecco. E quindi anche dal vivo, chiaramente, perché insomma, queste robe qui escono, questo c'è ma si sente proprio una qualità mostruosa. Poi ormai non esiste neanche più la questione del datato, non datato, sembra vecchio, sa di vecchio, non esiste più neanche quella cosa lì ormai. Perché tutte queste cose possono essere usate in qualunque contesto, chiaramente poi c'è di tutto, cioè nel senso mallet di tutti i tipi, steel drum e tutto il resto, qui ce n'è veramente tanti, adesso a parte tutto. Poi ci sono gli strings, che anche qui entriamo in un mondo gigantesco, chiaramente, quelli synth, ma quelli che sono bellissimi, ma poi ci sono quelli veri, chiaramente. Dal violino solo. Ah, gli ensemble. Con tutte le sfumature, cioè con tutte le voci possibili, no? Dovete pensare anche al momento storico in cui è stato fatto, era veramente innovativo a livelli pazzeschi, cioè. Sì. Questi archi sono incredibili. Ale. Cambio completamente di colore, ha sempre un livello altissimo, queste sono incredibili, ragazzi. Da questo punto di vista siamo... Sentite sto synth. Pazzesco. Bellissimi tutti, bellissimi. Qui ci perdiamo via veramente, perché siamo a un livello... Meraviglia. Tutto meraviglioso. E poi ci sono anche quelli synth che sono chiaramente pazzeschi. Poi passiamo ai pad vocali, anche qui
tutto materiale bellissimo. Vabbè, non ne veniamo. Meraviglioso. Tutte cose che fanno venire le idee, non so come dire, viene voglia di suonare, di scrivere pezzi, no? Perché questo strumento qui è una stranissima via di mezzo fra uno strumento per fare sound design, non so come dire, colonne sonore, cose del genere. Magari ora sono cose incredibili, chiaramente, però comunque da qui si può arrivare sia lì che poi a fare, so, un tour dove devi suonare cose, diciamo, tradizionali, tra virgolette, pop, insomma, ecco. E quella cosa lì è incredibile. Bellissimo, vabbè, qui ragazzi non ne veniamo fuori davvero più, perché poi ci sono tutte le cose, anche synth di queste cose qua, e non ne veniamo fuori più. Quindi andrei avanti, brass. Bellissimi. Questi ce ne sono anche qui un miliardo. Tromba con la sordina. Ce ne sono tantissimi, chiaramente, di questi, perché qui il livello in particolare di queste cose qui è incredibile. Woodwinds, tutte quelle cose lì. Poi ci sono tutti quelli synth, chiaramente, che sono pazzeschi anche quelli. Però anche quelli soli. Qui ci sono anche delle espansioni dentro, con i suoni orchestrali, quindi insomma è una macchina, devo dire, molto molto aggiornata. E poi vabbè, questa fa tutto, campiona, fa qualsiasi cosa, cioè veramente una workstation nel senso più definitivo del termine. Ha la sua età, chiaramente, questo bisogna tenerlo presente, però insomma io sento una qualità che raramente. Chiaramente per ognuna delle patch che trovate ci sono controlli di ogni tipo. Poi adesso io sto vedendo, sto passando da una cosa all'altra velocemente perché no, gli effetti, è tutto impressionante. Meraviglioso tutto, non c'è una roba che non va bene. Cioè. Poi ci sono i synth, no? Il mondo che si apre. Ho fatto bene a rifare un altro video perché tutte queste cose
Non le avevo analizzate nel primo video. Comunque è ancora incredibile questo strumento, mamma mia. La profondità, sono ampi, i suoni sono grandi. Avete tutto a disposizione qui, qualsiasi cosa, dall'equalizzazione ai filtri, tutto. Madonna, ragazzi. Meraviglioso. Poi tutto, qualsiasi cosa. Chiaramente. I synth non ne parliamo nemmeno. Pad di ogni tipo. Non lo so. Tutto credibile. Poi c'è di tutto, chiaramente. Rimandi a qualsiasi altra cosa ci sia stata. Fantasia. Sì, alla fine è uno strumento che, insomma, chiaramente è impegnativo, questo è chiaro, nel senso, dal punto di vista, in particolare ormai più che altro dal punto di vista proprio dell'estensione, diciamo, fisica della cosa, però sotto le mani è un piacere, cioè veramente un piacere. Ti lead. È proprio un insieme di cose, la qualità del suono, la qualità dei motori, dell'audio, al di là della qualità dei motori, ma la qualità dell'audio è impressionante e degli effetti, come dicevo. E poi la pasta delle cose, non so come mai esca così veramente rotonda, giusta. Poi chiaramente ci sono tutte le combination qua che sono a basso perché queste sono le classiche cose Korg. Che sono fighissime. Beh, comunque, insomma, era per farvi sentire, in ogni caso, chiaramente c'è tutto, ci sono anche le batterie,
uscirei da questa cosa che chiaramente non mi appartiene più di tanto, diciamo, questo tipo di approccio. Però comunque c'è anche questo, c'è tutto, insomma, quindi non lo so, pensateci perché in realtà se è una cosa magari da avere in studio per lavorare, più che altro perché adesso siamo abituati a usare i plugin che hanno una forza mostruosa, sono sempre molto moderni e tutto quanto, però qui c'è un po' di sostanza che magari può essere creativo, può stimolare la creatività, è un altro approccio, no? Che secondo me è molto interessante. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Musica Nova che mi ospita. Io adesso metterò il link di questo strumento qui sotto in descrizione, se vi va di dare un'occhiata al negozio, poi ci sono tante altre occasioni. Spero di non aver mandato in distorsione tutto perché chiaramente qui non ero neanche al massimo, ma arriva una legnata assurda, quindi vabbè, insomma. Vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, potete cercare quello che vi interessa, poi ci sono i miei libri, la mia musica, tutte le mie cose, quindi grazie ancora e ci vediamo come sempre sabato prossimo. Ciao ciao.